Sono le 7, siamo all'aeroporto di Roma e ci stiamo mangiando l'ultimo pezzettino di pizza italiana per finire le monete in euro che avevamo e poi si parte per Madrid. 5 euro. Com'è? Aereo Roma-Madrid in perfetto orario, spettacolare. Ora tra circa un'ora dovrebbe partire il nostro aereo per Quito. Pullman Quito Ibarra, preso al volo come tutta la gente qua del resto. Pues ya la chica han estado discutiendo por ahí, sacan un puñal o cuchillo y le clavan 3 puñaladas. El venezolano, Sí, el venezolano. Y muere la chica. Entonces por eso es que está la ciudadanía en contra, porque yo no puedo decir nada, no soy nadie, contra los venezolanos. ¿Contra los venezolanos? Ah, no son todos así los venezolanos, ¿no? Es que por una vez se paga todo. Sono rientrato dentro Valentino, ho acceso le batterie e vedo perfettamente cariche ancora, dopo 2 mesi. Sento l'H. Riattacco lo staccabatterie. Poi frigorifero. Quindi riaccendo poche cose alla volta per vedere se tutto funziona bene. Sbam. GSM. Abbiamo riacceso todo. Vediamo se si riaccende la luce. Sì. Funziona. Casa nostra è ancora attiva. Siamo tornati a casa. Quando c'hai anche la corrente sei tornato a casa. Intanto prepariamo la colazione con quel niente che abbiamo, quindi solo caffè americano, col caffè solubile che abbiamo qua, e poi non abbiamo nada perché avevamo finito tutto prima di partire, avevamo lasciato il camion completamente vuoto. L'unica cosa che abbiamo sono dei cereali zuccosos che potremo mangiare a secco proprio, sin nada. E oggi andremo a fare la spesa qui al Pais, l'acqua bolle, quindi spengo. Tac. Ieri sera siamo arrivati, abbiamo mollato la roba così come capitava naturalmente. C'era un po' di roba da sistemare, un po' di lavorini da fare, tipo accendere il camion per vedere se parte e sperare che oggi il doganiere ci chiami per il rinnovo del nostro visto per il camion, del nostro permesso temporaneo per il camion, perché se no dobbiamo scappare in Colombia. Speriamo di non farlo perché
Ci piacerebbe visitare ancora un po' l'Ecuador, visto che siamo appena arrivati praticamente. E intanto ci facciamo la colazione. Ah, cavoli, non possiamo neanche aprire la finestra perché prima di andare via il tedesco ci ha fatto parcheggiare in un angolino proprio attaccati a un albero e non si riesce neanche a spostare. Dobbiamo spostare il camion, sì. Qui è dove è stato parcheggiato Valentino per 2 mesi. Adesso faccio un giro attorno per vedere se si è entrata acqua, se si è rotto qualcosa, perché sai, non si sa mai. Però ieri sera, pur al buio, ho dato un primo sguardo, mi sembrava tutto ok. Adesso chiudiamo tutto e provo ad accendere il camion. Vediamo se riusciamo a spostarlo per metterci un po' più in piano perché è tutto storto. Mi sento ancora a casa. Il nostro cammellino che arriva dal Marocco. Questo è il suono che mi dice che non c'è aria, giustamente, però non se ne è persa neanche tanta. Un secondo che si spenga questa lucina qua, perché ha fatto freddo stanotte. Direi che non andiamo da nessuna parte. Batteria un po' scarmica. Quindi non ci provo. Avevamo staccato tutti gli impianti per essere al massimo della sicurezza, per non avere nessun tipo di apparecchiatura elettrica funzionante all'interno del camion, dato che è stato qua 2 mesi incustodito. Era al sicuro perché non l'aria chiusa, però se fosse successo qualcosa nessuno sarebbe venuto qui a vedere che cosa stava succedendo sul nostro camion. Quindi abbiamo staccato tutto e le batterie interne, come abbiamo visto ieri sera, erano perfette, mentre le batterie di avviamento, che invece hanno qualche annetto, dovrebbero avere più o meno 6 anni, hanno perso 1,5 volt quasi, e quindi un voltaggio troppo basso, l'avviamento è faticoso, dato che il camion è 2 mesi che è fermo, non voglio esagerare, quindi ricarico le batterie con un caricabatterie esterno, che è questo qua. Ho attaccato già i pannelli solari, però funzionano, danno poca corrente perché comunque è completa, a parte che il cielo oggi è coperto, però il camion era protetto da questa fantastica pianta e quindi comunque i pannelli poco irraggiati, quindi poca energia a disposizione, quindi ricarico e poi riproviamo l'avviamento e ci spostiamo, forse, se tutto funziona, un'area un pochettino più pianeggiante. C'è ancora anche la nostra piantina. Questa teoricamente vive solo traendo l'umidità che c'è nell'aria, chissà, non si riesce mai a capire se è viva o se è morta. Noi l'avevamo lasciata qua fuori, speriamo. Ho caricato la batteria, quindi adesso voglio riprovare a vedere il suono. Sì. Adesso è partito. Faccio scaldare per bene non ci riuscirò mai perché sti camion stando fermi non si scaldano. Però faccio caricare l'aria, aspetto che arrivi almeno a 60 gradi, dopodiché lo sposto. Questo è il parmigiano. Deposito cose tipo ricambi, quelle robe lì magari lascio dentro, che poi le mettiamo dentro un'altra borsa, tipo le metteremo tutto dentro quel trolley.
Che era? La padella. La padella. Tic Tac e le caramelle Leone. Qua abbiamo filtri per i nostri potabilizzatori. E così eccoci pronti a partire per il nostro viaggio. Ma sapete qual è una delle cose che appena siamo arrivati ci ha fatto sentire come a casa? Ve la mostro, eccola qua. 20. So you fill up 8, 5 more. 5 more kilos. Yes. Huh. Don't smoke now. Not good. But why you open? The air has to go out because there is air inside. So first comes a bit of liquid gas and then comes the air. So if I come here to smoke, And now not so good. now there is no air, Now comes air. only air. Now it's okay. So now you close. No, I let the air out. Needs a bit. Smell. Now it's propano. Good. Okay. Despacito. Voi direte, ma perché questa cosa ti fa sentire il viaggio? Perché l'essenza del viaggio è l'arte d'arrangiarsi e questa è una delle dimostrazioni. Qui in Sud America, ma come in tante altre parti del mondo, gli attacchi delle bombole del gas possono essere un problema perché sono tutti diversi tra loro, ogni paese c'ha il suo. Quindi uno dei metodi per ricaricare la propria bombola è quello di travasare il gas da una bombola all'altra. Operazione lunghissima e pericolosa. Noi non la facciamo perché non abbiamo il gas. Io la sconsiglio a tutti, ma diciamo che tra i viaggiatori è quasi la norma. L'operazione è semplicissima perché praticamente si attacca un tubo e con un banale adattatore si arriva alla bombola che si vuole ricaricare. Il gas scende molto lentamente, ci vuole quasi una giornata per travasare questa bombola e quindi questa è una delle cose che ci fa sentire ancora in viaggio perché è l'arte d'arrangiarsi messa proprio qui alla nostra disposizione e anche vostra. Ciao ragazzi, ci vediamo, noi ripartiamo.